Buon pomeriggio a tutti. Good afternoon to everybody. Buon pomeriggio all'onorevole Presidente Nancy Pelosi e a tutta la sua famiglia. Good afternoon to Honorable Speaker Nancy Pelosi and all her family. Saluto Sua Eccellenza il Prefetto di Chieti, rappresentato dalla dottoressa Italiani. I'd like to greet Her Excellency, the Prefect of Chieti, represented by Mrs. Italiani. Tutte le autorità di pubblica sicurezza presenti. All the law enforcement agencies present. L'onorevole Camillo D'Alessandro. Mr. Camillo D'Alessandro. Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. The President of the Abruzzo Region Marco Marsilio. L'assessore regionale Silvio Paolucci. Regional Councillor Silvio Paolucci. Il vicepresidente della provincia di Chieti Arturo Scopino. The Deputy President of the Province of Chieti Arturo Scopino. E tutti i colleghi sindaci presenti in rappresentanza delle comunità locali. And all my colleagues present here and representing the local communities. E tutta la cittadinanza e i presenti alla cerimonia. And all the citizens and all those present here at this ceremony. Onorevole Presidente Nancy Pelosi. Honorable Speaker Nancy Pelosi. Benvenuta nel nostro paese, dove suo nonno Tommaso Fedele D'Alessandro nacque l'11 settembre 1868 e fu battezzato in questa chiesa il 13 dello stesso mese e visse tutta la sua infanzia e adolescenza. Welcome to our town, where your grandfather Tommaso Fedele D'Alessandro was born on 11th September 1868 and was baptized in this same church on the 13th of that same month and lived here his infancy and adolescence. Per tutti i monteneresi la sua visita è un evento storico, straordinario, pieno di significati che ci onora e ci commuove. Dal profondo del cuore le esprimiamo tutta la nostra gratitudine e ammirazione per aver mantenuto sempre vivo il ricordo di suo nonno Tommaso Fedele e dei suoi antenati e le loro vicissitudini di vita. For all the citizens of Montenerodomo, your visit is a historical, extraordinary event full of meaning that honors and touches us. From the from the depth of our hearts, we'd like to express our gratitude and admiration for always having kept the memory of your grandfather Tommaso Fedele alive and his ancestors and all their life events too. Tommaso Fedele, come molti altri giovani monteneresi, partì per l'America nel 1981 all'età di 22 anni per sfuggire alla dura povertà di quei tempi, ai tanti disagi sociali e a cercare lì, nel nuovo mondo, migliori condizioni di vita. Like many other youths of this town, Tommaso Fedele left for America in 1981 at the age of 22 to escape the poverty of those times and the social unease and to find in a new world better life conditions. Uomo laborioso, giusto, onesto e generoso, si inserì senza difficoltà nel nuovo ambiente. Si stabilì nella città di Baltimora, dove è vissuto con la sua grande famiglia fino all'età di 85 anni. Egli è il patriarca dei D'Alessandro di Baltimora. A hard-working, honest, fair and generous man, he settled down without any difficulty in his new environment. He established himself in the city of Baltimore, where he lived with his great family until the age of 85. He is the patriarch of the D'Alessandro family in Baltimore. Oggi gli rendiamo omaggio di tutto cuore per la sua rettitudine, il suo tenace lavoro e per la sua capacità di aver saputo creare un nucleo familiare esemplare per i suoi discendenti. Today we'd like to pay a tribute to him out of our hearts for his rectitude, his hard work and his ability for creating an exemplary family for his descendants. La sua famiglia, onorevole Presidente, ne è l'esempio. Suo padre Thomas Jr., eletto 2 volte al Parlamento federale degli Stati Uniti e successivamente 2 volte sindaco di Baltimora, è ricordato da tutti come politico equilibrato, attento ai bisogni dei cittadini, in particolare verso tutti quegli emigranti provenienti dall'Europa e per la sua lealtà nella vita quotidiana.
Your family, Honorable Speaker, is an example of this. Your father, Thomas Jr., was elected twice at the Federal Parliament of the United States and subsequently was elected twice Mayor of Baltimore and is remembered by everybody as a balanced politician who paid great attention to the needs of citizens, especially immigrants coming from Europe, and also for his loyalty in day-to-day life. Sappiamo che lei fin da piccola ha seguito le orme di suo padre. È stata la prima donna italo-americana eletta nella Camera dei rappresentanti degli USA e prima speaker donna, nota in tutto il mondo per la sua spiccata sensibilità e impegno per la difesa dei diritti delle donne e degli uomini e per la tenacia, tipicamente abruzzese, del perseguire tali obiettivi. We know that since you were very young, you decided to follow your father's footsteps, and you were the first Italian-American woman to be elected to the House of Representatives in the U.S., and the first women speaker, known throughout the world for her great sensibility, commitment towards the defense of the rights of men and women, and for her perseverance, typical of the Abruzzi people, in pursuing these goals. Oggi, in occasione di questa indimenticabile visita, io e tutta l'amministrazione comunale, ma a nome di tutta la regione Abruzzo, siamo orgogliosi di conferirle la cittadinanza onoraria di Montenerodomo. And today, on the occasion of this unforgettable visit, me and my town council are proud to grant you honorary citizenship of Montenerodomo. Leggo la motivazione. Il sottoscritto Angelo Piccoli, in qualità di sindaco pro tempore del comune di Montenerodomo, interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza, è orgoglioso di comunicarle che il Consiglio Comunale di Montenerodomo, con atto numero 18 del 1 luglio 2022, su proposta del sindaco medesimo, si onora di conferire all'onorevole presidente Nancy Patricia D'Alessandro Pelosi la cittadinanza onoraria per esemplare affezione al luogo natio dei suoi avi e per aver contribuito con il proprio incommiabile impegno civile e sociale a donare prestigio ed onore alla comunità montenerese. Montenerodomo, 1 luglio 2022. I, Angelo Piccoli, the mayor of Montenerodomo, in interpreting and in construing the feelings and wishes of the citizens, I'm proud to communicate that the Town Council of Montenerodomo, with the decision number 18 dated July 1st, 2022, on the proposal of the mayor himself, has the honor of conferring honorary citizenship to the Honorable Speaker Nancy Patricia D'Alessandro Pelosi for her exemplary affection to the birthplace of her ancestors and for having contributed through her civil and social commitment in giving prestige and honor to the community of Montenerodomo. Inoltre consegniamo simbolicamente, vi consegniamo la chiave, una chiave simbolica di Montenerodomo. And symbolically, we'd like to give you the keys, a symbolic key of Montenerodomo. All our houses are open to you. Realizzato a mano da un artigiano locale. This was handmade by a local craftsman. Bellissimo. It's with great pride, great appreciation, and great emotion
that I accept the citizenship of this wonderful place and the key to the city. Now that I have the key to the city, I certainly have to come back to use the key to the city. I thank you. Con grande orgoglio, apprezzamento e emozione che accetto questa cittadinanza onoraria e la chiave di Montenerodomo, e adesso avendola ricevuta non ho altra scelta che tornare, assolutamente. Thank you, Mayor Piccolo, and to the council for this vote of honor to be an honorary citizen. Quindi volevo ringraziare il sindaco Piccolo e il consiglio comunale per aver deliberato di onorarmi con questa cittadinanza onorificia. I will display it all with great pride in the Speaker's office in the capital of the United States. E ovviamente tutti questi oggetti, queste onorificenze verranno messe nel mio ufficio nella Capitol. Of course, today is about family, Mr. Mayor. My family is here, my husband Paul Pelosi and 17 members of our family. Stand up, family, so they can see how many have come. Oggi è una questione di famiglia, una faccenda di famiglia. Io sono qui con tutta la mia figlia, cioè mio marito Paul Pelosi, e siamo in totale di una delegazione di 17. It's about the Pastalacqua family, for whom we are related. Give a wave. I see some of them here with us now. We visited their homes. And we met Kevin, who, by all accounts, is our youngest relative. Thank you to the Pastalacqua family. Abbiamo incontrato anche la famiglia Passalacqua con cui siamo imparentati, abbiamo avuto anche il piacere, ne vedo alcuni qui tra la folla, e abbiamo avuto anche il piacere di conoscere il piccolo Kevin, che in tutta onestà è il nostro parente più giovane. Come è andata a finire? And of course there is the official family. You acknowledge many of them who are here. To all members of the official family who are here, named Alessandro or not, thank you for honoring us with your presence, making this a very special day for family, official or otherwise. E poi ovviamente è una questione ufficiale di famiglia, quindi volevo fare un riconoscimento formale a tutta la famiglia di Alessandro qui presente per averci accolto in questo giorno così speciale. Clearly, this is a community of great faith and great patriotism and great commitment to family. It was what's thrilling to be in the church where my grandfather was baptized and confirmed, and I thank Father. Thank you so much, Father, for giving me copies of those certificates. To begin by placing flowers in remembrance of those who lost their lives in World War I and World War II. Ongoing recognition of what it takes to have freedom and the sacrifice that is involved in some of your families who lost loved ones. And again, it's about family. Questa è una comunità dove ovviamente è importante e grande la fede, il patriottismo e l'impegno verso la famiglia. È stato veramente per me una grande emozione poter entrare nella chiesa dove appunto mio nonno è stato battezzato e ha fatto la cresima, e per questo volevo ringraziare il parroco. Inoltre mi ha fatto molto piacere poter depositare dei fiori alla base del monumento ai caduti, che rappresenta ovviamente l'impegno per la libertà e il grande sacrificio compiuto da tutti quanti le famiglie qui di Montenerodomo. Thank you. I have a special place in my heart, Mr. Mayor, for mayors, because my father was mayor for 3 terms of Baltimore. My brother, that was Thomas D'Alessandro Jr. My brother, Thomas D'Alessandro III, was mayor of Baltimore also. So I know the important task you have and the trust that people have in you. And I'm honored by the honors you have bestowed on me.
Thank you, Mr. Volevo anche dire che nel mio cuore ovviamente i sindaci hanno un posto speciale in quanto mio padre, Thomas Alessandro Jr., ha servito per ben 3 mandati come sindaco di Baltimora, ma anche mio fratello lo è stato, quindi la volevo ringraziare per il modo in cui mi ha accolto e perché mi rendo conto di quello che è. I also want to acknowledge Mayor Tamburino. Where's Mr. Mayor? He was the first mayor to invite me to come to visit. Thank you, Mr. Mayor. And Mayor Rossi, who is also here. Where's Mayor Rossi? E volevo ringraziare anche i sindaci Tamburino e Rossi. In particolare il sindaco Tamburino che è stato il primo ad invitarmi a tornare qui. Grazie ai 2 ex sindaci. So when my grandfather came, of course it was a very long time ago, he came with the courage that immigrants have. Imagine the courage to leave home to the uncertainty of a new world and the optimism, the hope to make the life better for your family. My father, the mayor, Mr. Mayor, he worshipped his father. He learned from him, he respected him, he wanted to be with him as much as possible. So Thomas D'Alessandro Sr. had a big influence on our family. My father was really... Oh, do you want Mio nonno ha lasciato l'Italia e ha deciso di immigrare, lo ha fatto con un grande coraggio necessario per lasciare la propria casa, anche approdare in un mondo nuovo, pieno di incertezze, nella speranza di poter assicurare una vita migliore alla propria famiglia. My father was... Mio padre adorava suo padre, nutriva un grande rispetto per lui, quindi devo dire che Thomas Alessandro Sr. ha avuto una grande influenza sulla nostra famiglia. My father was a special, very special person, again, who drew strength from his father, who was born here. He was courageous in that he ran for, as soon as he was old enough to vote, he ran for public office, for the State Assembly, then the City Council, then 5 terms in the Congress, Mr. Mayor, 5 terms in the Congress, and then 3 terms as mayor of Baltimore. But what is interesting about it is that Maryland is a very Catholic state, but Baltimore had never had a Catholic mayor. He became the first Catholic mayor of Baltimore. Mio padre per me è sempre stata una persona molto speciale che ha tratto forza dal proprio padre e appena avuto la possibilità si è presentato come candidato alle elezioni pubbliche del Consiglio dell'Assemblea dello Stato e del municipio e ha servito per ben 5 mandati al Congresso e poi per 3 mandati come sindaco. E lo Stato del Maryland è uno Stato molto cattolico, ma prima di allora non aveva mai avuto un sindaco cattolico. An Italian American becoming the first Catholic mayor was a big surprise to the Irish Americans in Baltimore. I want you to know that we have one of our namesakes here, Thomas Voss Thomas, my grandson, great-grandson of my father, Thomas. We got a Thomas in our midst. Carrying on the tradition. He has a T-shirt. Last week we dedicated a fireboat to my father in Baltimore. So the tradition goes on. But it was bringing those values, those concerns, the Gospel of Matthew about caring for people to politics that he and my mother worked so hard to do. Again, springing from very, very strong roots here in Abruzzo. They always say they were from Abruzzo, but Montenerodomo. And here's what I want to say. When we grew up, we lived in the Italian section, in Little Italy in Baltimore.
That's where we lived. When he was mayor, we lived in Little Italy in Baltimore our whole lives. We were devoutly Catholic, deeply proud of our Italian-American heritage, fiercely patriotic Americans, and in our case, staunchly democratic. Devo dire che quando poi è stato eletto come sindaco è stata una grande sorpresa anche per gli irlandesi, che in quanto era il primo italo-americano a essere eletto sindaco di Baltimora. Comunque anche adesso fra la mia famiglia abbiamo il giovane Thomas, che anche lui porta il suo nome e continua la tradizione della famiglia. Come avrete potuto vedere dalla sua t-shirt, una imbarcazione che è stata dedicata proprio a suo nonno, a mio nonno, scusate. Quindi i miei genitori, mio padre e mia madre hanno sempre lavorato affinché i valori e il messaggio del Vangelo di Matteo di aiutare il prossimo fosse portato nell'ambito della politica, e erano molto molto poi legati alle loro radici abruzzesi. E quando vivevamo a Baltimora, noi abbiamo sempre vissuto nella Little Italy, nel quartiere italiano, e siamo sempre stati profondamente cattolici, profondamente orgogliosi delle nostre radici italo-americane, ferocemente patriottici americani, ma anche indefessi democratici, almeno nel nostro caso. Not to talk politics, but may I just say in closing, thank you to each and every one of you who is here. I'm so proud. I feel it a great privilege to be a citizen of the same place that you are, in Montenerodomo. We share that citizenship. And again, just know that the first woman to be Speaker of the House and the first Italian-American to be Speaker of the House, her story all began in Montenerodomo. So thank you so much for giving me this opportunity. So thank you. Thank you again, Mr. Mayor. Per non parlare di politica, comunque ci tenevo a ringraziarvi tutti. Sono veramente molto orgogliosa del privilegio che mi avete conferito di questa cittadinanza di Montenerodomo, che è cittadinanza che condivido ovviamente con tutti voi. E dovete sapere quindi che la prima speaker, la prima presidente della Camera americana, la prima italo-americana che è diventata presidente della Camera, la sua storia ha tratto le sue origini proprio qui da Montenerodomo. Quindi volevo ringraziarvi per avermi dato la possibilità, l'opportunità di ringraziarvi tutti. As we go into the 4th of July holiday for us, God bless America. Viva Italia. Thank you so much. Avvicinandosi adesso alla festa del 4 luglio, che Dio benedica